Ciao a tutti, prima di cominciare vi voglio ricordare che sotto la voce descrizione di tutti i video finora pubblicati troverete il suggerimento di un libro. Si tratta di testi di tipo storico e di tipo politico, frutto della mia biblioteca personale, testi che mi hanno accompagnato in questi anni nella mia formazione e che vi suggerisco quindi di volta in volta per approfondire tematiche che abbiamo affrontato o comunque tematiche di ordine storico e politico. Dateci un'occhiata, fatemi sapere perché ci sono dei suggerimenti interessanti con un taglio sempre particolare, anticonformista, andando ad accendere la luce su eventi, su fenomeni, eccetera, che non sempre sono sotto la luce dei riflettori. Quindi sono curioso di una vostra opinione a riguardo. E il tema invece che affrontiamo oggi è quello della recente partecipazione della Premier Meloni al congresso della CGIL. E si sono dette tante cose, in larga parte condivisibili, quindi è stato sottolineato che la Premier ha fatto assolutamente bene a partecipare, ad accettare questo invito, nonostante le difficoltà ovviamente di un confronto con un ambiente particolarmente ostile e ha saputo incassare in maniera molto dignitosa le contestazioni, usando anche l'ironia o comunque senza innescare un conflitto, un muso contro muso fastidioso e anche pericoloso. Quindi i commenti sono stati in larga parte benevoli. Si è detto giustamente che era da oltre 30 anni che da Romano Prodi che un primo ministro non partecipasse a un'assise della CGIL, perché in passato si è sempre preferito non scontrarsi con chi in qualche modo ti scavalca sempre a sinistra su tematiche sociali, del lavoro, eccetera, e quindi mettendoti sempre in una condizione in qualche modo di difficoltà, nonostante ci siano stati tanti primi ministri di sinistra o di centrosinistra nel corso di questi decenni. Io però voglio aggiungere a queste osservazioni tutte giuste un'altra su cui invece si è parlato meno e non è stata molto messa in risalto, ossia che la Meloni si è potuta presentare a un confronto di questo tipo guardando negli occhi quel sindacato e quella platea anche per una ragione ben precisa, perché Giorgia Meloni è figlia, anzi forse sarebbe più giusto dire è nipote di una storia ben precisa, che non è la storia di una destra liberale, alto borghese o aristocratica. No, è figlia e nipote di una destra con una peculiarità molto chiara. È la storia del movimento sociale italiano, è la storia di una destra sociale, di una destra popolare, di una destra che potremmo definire in larga parte addirittura proletaria, usando termini che andavano di moda fino a qualche decennio fa. Per cui quella storia può permettersi di guardare in faccia la platea della CGIL e la storia che rappresenta quella platea, cioè di un grande sindacato che ha contribuito per tantissimi anni alle conquiste del mondo del lavoro, dei lavoratori, al migliorare le condizioni sociali di milioni di persone, una storia gloriosa, importante all'interno di questo paese, poteva permettersi di guardarli in faccia dicendo: io che vengo a parlare qui di lavoro, di socialità, di dignità, posso farlo perché la mia storia non è la storia che pensate, non è la storia del padrone, non è la storia del borghese che deve liquidare con due paroline il popolino accorso a sentirmi. No, la storia di Giorgia che rappresenta in qualche modo Giorgia Meloni è una storia molto diversa ed è una peculiarità tutta italiana, perché quella storia del movimento sociale è la storia appunto di una destra che per anni ha posto i temi sociali al centro della sua azione politica. Quando nessuna sinistra, anche massimalista, negli anni 70-80 in Italia si sognava di usare certi termini, quella destra proveniente dal Movimento Sociale Italiano parlava, o almeno larga parte delle componenti più avanzate di quella destra del Movimento Sociale Italiano parlava di socializzazione, di partecipazione dei lavoratori alla gestione
delle imprese. Parlavo ossia di una delle riforme più radicali che in campo economico, anzi potremmo dire neanche riforme, uno degli aspetti più rivoluzionari che si possono mettere in campo in campo economico, quello di dare veramente il potere reale ai lavoratori nella gestione, nella conduzione, oltre che negli utili di un'impresa. E questo veniva da quella storia là, queste parole d'ordine, socialità, socializzazione, partecipazione ai lavoratori, veniva da una storia di destra che nell'immaginario collettivo invece rappresenta tutt'altro. Quindi io credo che questo sia stato un elemento di forza importante che ha permesso a Giorgia Meloni di metterci la faccia con grande dignità, devo dire, con grande orgoglio. E io che non sono mai di grandi entusiasmi né per questo né per quel governo, eccetera, devo dire che è stato da questo punto di vista un bel vedere, perché si vedeva una sicurezza, secondo me, data proprio da una storia che c'è dietro. La grande sfida, tutto bello, tutto perfetto, quindi tutto giusto? No, ovviamente, perché la grande sfida, e qui le difficoltà saranno molte, sarà proprio questa. Cioè, se Giorgia Meloni riuscirà a mantenere poi questa fierezza e questa continuità con la sua storia nell'azione concreta dei prossimi anni, perché la storia che lei rappresenta ha tutti i titoli per poter mettere mano a politiche radicalmente diverse, per poter dire, guardando in faccia la CGIL, la sinistra e chi che sia, guardate che 20 anni, 30 anni di politiche neoliberiste fallimentari perseguite da destra e anche e forse soprattutto da sinistra hanno fallito. Dobbiamo dare un segnale di cambiamento e lo dobbiamo fare proponendo invece politiche altre, politiche invece sociali, politiche che mettono al centro la dignità dell'uomo, la dignità del lavoro, del lavoratore, del popolo italiano. Questo lei può farlo, se avrà il coraggio di farlo, se avrà la forza di farlo, e, sicuramente ne ha i titoli. Quindi questo aspetto mi ha molto colpito. La prova del 9 saranno l'azione di governo dei prossimi anni. I dubbi sono sicuramente molti e quindi vedremo quello che succederà. Però ecco, vi volevo condividere questo ulteriore spunto di riflessione su cui si è parlato poco. Tante cose sono state dette, questo è stato messo sicuramente poco in risalto perché sembra sempre che non si può parlare, o comunque che della destra bisogna parlare sempre in un certo modo dentro determinati cliché. Questo invece è un qualcosa che spiazza, e credo che abbia spiazzato anche una parte almeno, quella meno ideologica, ma una parte di quella platea, perché avere di fronte un qualcuno che ti scavalca magari a sinistra, ti senti scavalcato a sinistra, ma da chi è di destra? Davanti hai una persona di destra nell'immaginario collettivo e ti scavalca a sinistra, penso che sia un qualcosa di poco digeribile per molti. Però ecco, questi sono gli aspetti che ci piacciono, no? Andare a scandagliare in maniera reale, concreta, senza farci ingabbiare invece in costruzioni precostituite che hanno superato totalmente il tempo e la storia. E grazie a tutti, vi ricordo ancora, andate a vedere il testo suggerito perché ci sono molti spunti interessanti. Grazie, alla prossima!